Ecco qua, così finalmente vedete che sono riuscito a mettere un po' di ordine in casa. Grande Cristian Panfili che ha fatto il portalemette da poter praticamente con le lemette esauste e il portapacchettini. Tra l'altro in materiale biodegradabile e compostabile, tutto prodotto in Italia, dai materiali alla lavorazione, veramente tanta roba. Adesso si trovano su eBay a 20 euro il tris, quindi ci avete due portalemette più il box per poterle smaltire. Veramente bello. Dai che adesso cominciamo il video. Buongiorno a tutti quanti. Dopo 3 giorni di ricovero, con un gran bel blocco intestinale, un po' dovuto probabilmente degli antidolorifici che prendevo per un problema che avevo prima, e un po' anche magari dei cibi che ho mangiato che non erano adatti al momento, insomma sono tornato ieri sera. Ecco. Come vedete, a parte che la barba va in qualsiasi direzione possibile e immaginabile, ma al di là di quello adesso bisogna tirare via una bella sbarbazza, quindi niente di meglio di R41 con una bella Gillette Nugget. Cosa andiamo a provare oggi? Oggi andiamo a provare delle novità. Come sempre qua si arriva prima in Italia a provare le cose, quelle un po' più particolarine, senza pubblicità. Eccolo qua. Che ne dite? Shavologist Occult e Shavologist Tobacco Land. Sono due saponi indiani. Ok, sono fatti in India. Allora, questa profumazione è il tabacco e vaniglia di Tom Ford. Quindi bisogna dire quello che è. L'altra profumazione che andiamo a provare è un agrumato veramente buono. Adesso non so se magari anche questo imita tipo di Ox Savage o se imita qualche altra profumazione famosa, non gli ho chiesto. O se invece è una profumazione fatta da loro. L'unica cosa, ecco, loro non sono ancora certificati per vendere in Europa, quindi vendono in America o in paesi dove non ci sono tutte le regole che ci sono qua in Europa. Insieme, a parte avermi mandato l'aftershave, mi hanno mandato due profumazioni loro. E qui ho capito dov'è la chiave del possibile successo. Intanto proviamo il sapone, può essere che non sia un granché, quindi anche lì dovranno fare degli step. Prima proviamo il sapone vegetale. Lo vedo che è bello ricco, potrebbe anche essere una bella cosa. Ma hanno mandato due boccettine di oli. E ho detto, ma che roba è? Mamma mia. La prima cosa che gli ho scritto, mi sono fatto anche un layering, quindi ho messo i due oli che sono roll-on sul braccio. Beh ragazzi, ho avuto la pelle d'oca per ore. Questo è Oud, in purezza. Da panico. Sì, è un Oud animalico perché da lì non ci si scappa, ma non è proprio, diciamo, stra esagerato. Beh, mia moglie se lo sente muore, però io che ne ho già sentiti di belli spinti, questo lo trovo veramente fantastico. Dopo ho provato questo, che sinceramente non so che cosa sia, io li ho provati e basta. Ragazzi, c'è una roba da pelle d'oca alta 1 chilometro. Se riesci a portare queste profumazioni sue, dei loro posti, perché questi non sono, purtroppo loro magari per vendere, cercano di avvicinarsi ai gusti nostri. No, secondo me no, devi portare le tue profumazioni originali, quello che noi qua non troviamo e non abbiamo. E in questo caso, ragazzi, se facesse già una profumazione con queste due messe insieme, crolla il mondo. Per me crolla il mondo. Magari non sono per tutti, per carità, io non dico si può spaziare, avranno anche altre profumazioni magari speziate, agrumate, avranno anche altre cose, ma se fanno un profumo con questi due qua messi assieme, ragazzi, viene giù il mondo, il palco, il mondo e tutto quanto. Io gliel'ho già detto, adesso però noi dobbiamo andare a provare il sapone, che è la cosa che è la base, no, della rasatura, se no.
una cosa che ho sempre detto è, vabbè, cioè, la profumazione è importante, prima deve funzionare il sapone, e dopo, adesso, oggi come oggi, è anche importantissimo che funzioni la profumazione. All'inizio dicevo basta che il sapone funzioni dietro al suo prezzo, adesso non la penso più tanto così, perché alla fine sempre più spesso i set finiscono addirittura con l'eau de parfum, quindi non c'è più la scusa di dire ma dopo non trovo la profumazione. Adesso fanno sapone, aftershave o del parfum, che se sono fatti bene alla fine, cioè magari con 150 euro avete il costo di un Orto Parisi, avete sapone, aftershave o del parfum, quindi più che un lusso. In certi casi costano anche meno. Io adesso sto parlando dei top, come sarà tra poco che esce Tabacum, come sarà adesso questo nuovo Charme, speriamo che facciano il profumo e magari un'altra partita, o i saponi di Andrea, e qua parliamo, ragazzi, di alta profumeria, c'è poco da fare. Ci sarà sempre di più questa divisione, c'è chi resta nella rasatura tradizionale semplice e ci sta, perché la rasatura tradizionale arriva dalla semplicità, però è anche vero che una volta erano semplici perché fino a lì arrivavano. Cioè, come si può dire, la scienza, la chimica progredisce e insieme progrediscono anche i materiali, i componenti, l'utilizzo, quindi non si può rimanere sempre alla solita palmolive fino a quando uno non ce la fa più. Cioè, se uno vuole rimanere nel classico, resta nel classico, ma la rasatura tradizionale secondo me può essere anche una rasatura del futuro. Ne ho già parlato anche di questo argomento qua. E ora andiamo. La profumazione è interessante, comunque questa qua mi interessa, veramente interessante. L'altra, dico la verità, a me il tabacco di vaniglia di Tom Ford non mi fa impazzire, non mi piace di mio. Ho anche l'originale come profumo, lo usa mia moglie, non mi fa impazzire. Io quello che spero è che se riescono a farli portare qua in Italia, adesso vediamo se c'è questa possibilità e se funziona il sapone e via dicendo e tante altre cosine, vengano qui con profumazioni sue del loro paese, perché di profumi che assomigliano ad altri profumi io penso che non ce ne mancano. Ho capito che c'è anche quello che magari usa Dior Sauvage da una vita e dici non voglio mettermi su un sapone che sa di altro, e vabbè, per carità, vendi anche a quella persona, io non sto dicendo di no, però secondo il mio parere, se vuoi veramente spaccare, intanto parti e fatti conoscere con profumi tuoi, e dopo magari vuoi fare una linea dove fai il sapone ispirato a, ma lo fai dopo per chi vuole quel profumo lì, perché secondo me l'originalità paga. Anche perché io vedo la differenza, cioè quando tu prendi la profumazione di Dior Sauvage, non è che ti metti a casa, mescoli gli oli finché ci arrivi vicino tu. Sei costretto ad acquistare dei mix di oli già fatti, e di norma, da quello che ho potuto notare io, dopo magari mi sbaglio, non è legge, però quando fanno queste cose anche chi li produce va a risparmio, non ti dà chissà che qualità, ti dà il profumo che sa di Dior Sauvage, mezzo chimicone, mezzo non si sa cosa e via dicendo. Invece quando una profumazione te la crei tu, ti puoi scegliere l'olio di qualità, ci studi dietro, selezioni tutti i vari tipi di componenti, puoi dire no, questo qua non mi sa di quello, preferisco cioè avete la possibilità veramente
di fare un prodotto che dopo funzioni anche. Oh ragazzi, cioè a montare, miseriaccia se monta. Monta come un taglio ovato. La pasta del sapone è eh, una pasta semi-morbida, semi-dura, semi-morbida, una mezza via. È a livello di un axe, fate conto. Oh ragazzi, ma è una roba micidiale. Ecco, la profumazione si sente, però devo dire è abbastanza tenue. Per me devono sparare su quelle profumazioni là che mi ha fatto sentire, per come la vedo io. Sicuramente questa di Vaniglia Tom Ford si sente più bella sparata, però preferisco che facciano cose sue, perché è inutile. Adesso spero che lo stress di giorni in ospedale non mi abbiano un po' distrutto. Vediamo come va. Già avevo fatto una cura di un paio di settimane di pastiglie. In più adesso vado a finire il pronto soccorso. E quindi giù ancora di pastiglie. Forse lo dovevo idratare un po' di più. Sono rimasto, cioè chiama veramente tanta acqua. Adesso lo facciamo lavorare di più. Perché qua mi sono acciaccato un po' proprio perché non ci ho dato scorrevolezza. Oh ma ragazzi, ma guardate come riprende il montaggio, cioè.
Ragazzi, tanta roba. Ecco, sul video di Charme mi sono reso conto anch'io dopo riguardandolo, essendo che il sapone gli è stato messo un componente leggermente ossidante, ma solo visivamente per renderlo scuro e farlo diventare noir, ho visto che nelle immagini quando mi avvicino si vede quasi la pelle sotto, ma è solo il colore del sapone, non è il colore della pelle che si vede leggermente, quasi leggermente marroncino. Cioè la pelle non ci arrivavi neanche col binocolo. Comunque ieri i set di Charm in 3 ore sono spariti tutti ragazzi. 3 ore e 77, una roba incredibile, ma meritatissimo perché è un lavoro. Oh ragazzi, c'ha veramente una buona scorrevolezza. Lasciate stare lì dove mi sono acciaccato io, ma dopo un ricovero comunque lo riprovo, a breve riprovo anche l'altro, così ci togliamo il pensiero, perché logicamente quando stai giorni in ospedale sotto medicine sei disidratato. Credo quello che mi interessa è anche vedere se ho irritazioni o meno. Anche perché sento anche un bel grasso residuo e contiamo che sono saponi che costano veramente poco. E ora dopo chiederò se è già disponibile qualcosa, se a qualcuno interessa, senza passare per eBay perché purtroppo costano. Vi metterò una mail che magari lo potete contattare e ora ve li spedisce direttamente, altrimenti vediamo se riusciamo a farli arrivare qua in Italia, però deve sparare quelle profumazioni là. Vediamo i componenti. Acido stearico, water, coconut palm castor oil, coconut meal, potassium idroxide, cocum shea butter, sodium idroxide, glicerina, aloe, lanolina, avocado oil, sodium lactate, sorbitol, cetyl alcohol, citric acid, mulberry extract, tussaxil, comfrey extract. Non so cosa siano quindi.
Guarda, il montaggio, ragazzi, è perfetto, cioè nel senso il montaggio non si può dire niente. Sul discorso protezione mi devo riservare un'altra rasatura quando sto un po' meglio, c'è poco da fare. Le profumazioni ho già detto la mia, scorrevolezza, se lo idratate bene, grasso residuo, ragazzi, è veramente ottimo, anzi, provo ad aggiungerci ancora acqua. È un montaggio che tiene all'infinito questo qua. Non devo fare solo i ritocchi. Devo dire che per fortuna non ce n'è tanta, perché a me la lanolina tende a seccare un po' la pelle. Lo sento proprio sulle mani, lo sento sulla pelle. Però in questo caso è una cosa abbastanza leggera. E probabilmente c'ho io qualcosa con la lanolina, perché ogni volta che provo un sapone con la lanolina mi dà sempre questa sensazione un po' di tiraggio della pelle, cioè un po' come se seccasse un po' la pelle, facesse quell'effetto che non scorre più bene sulle dita. Ok, non mi sono risparmiato, avete visto. Sentiamo un po' il post rasatura. Si vede che ho la pelle che non è una meraviglia. Post rasatura buono, buono, veramente buono, morbido, non sento il tiraggio della lanolina, quasi nulla, probabilmente i burri che ci sono dentro, il resto non mi dà questo effetto. Ci vuole tanta acqua, quello sì, ci vuole veramente una quantità di acqua enorme, altrimenti fatichi un po' a scorrere il rasoio, quindi bisogna mettere acqua, mi metto un po' di B15. Comunque è un bel prodottino, se lo trovate in offerta è un bel prodottino, altrimenti la connettipina. Lasciate stare, ragazzi, le lume di rocca, perché mettere un sale,
magari spendete 30-40 euro per un sapone e poi ci mettete il sale. Io sta roba, guarda, mi dispiace, potete dire quello che volete. Ci può stare dopo una pro raso, magari roba così, ma non si può spendere 30-40 euro per un sapone e buttarci un sale dopo. Io non lo riesco proprio a comprendere. Magari avete pelle che per voi va bene così, però secondo me no. Cioè ragazzi, guardate. Cioè veramente, veramente una panna. Bel sapone, mi piace. Mi è piaciuto. Secondo me adesso non voglio sparare alto perché logicamente, come vi ho detto, la mia pelle purtroppo con tutto quello che ho preso in questo periodo è messa male. Però guardando anche le altre rasature che mi sono fatto, devo dire che molto probabilmente siamo ad un livello leggermente sopra anche gli Axe vegetali. E devono giocare con le profumazioni loro, però ecco, devono giocare con queste e non con dei mix che assomiglia già a qualcos'altro. Questa è l'unica cosa che mi sento di consigliare. Adesso proviamo l'aftershave. Purtroppo ce l'ho roll on. Alcolico, cioè devo praticamente spalmarlo sulla mano. Buono. No, questa profumazione qua devo dire che è veramente buona. Se fosse leggermente più spiccata, un po' più forte, strong, sul sapone, questa ci può stare perché è agrumata, però dopo esce un legnoso molto particolare, speziato legnoso. Non ve lo so veramente spiegare, ma è veramente buona questa. Mamma mia. Questa qua sì che ti ci fa il bagno. Peccato però che nel sapone esca veramente poco. Se la sentite così però in rasatura la sentite meno. Però questo qua ragazzi, se spedisce anche l'after, questo qua è veramente buono. Io spero che questi prodotti qua arrivino in Italia e arrivino soprattutto con le profumazioni sue. Un bel oud, qualche bel speziato particolare. Ragazzi, tanta roba. Tanta roba. Veramente interessante. Infatti se guardate dove mi sono spuntati i red point, ho delle piccole tipo mini brufoletti, quindi che in realtà anche l'after alcolico io non l'ho sentito in viso, sono in BBS assoluto e a parte qualche red point dovuto probabilmente da farmaci, non ho sentito assolutamente l'alcol, neanche dell'after, anzi mi metto ancora perché mi piace da impazzire. Mamma mia che buono. Vediamo com'è anche il post rasatura adesso. Ottimo, mi ha risistemato la pelle, non è un aftershave, tra virgolette, alla Westman, alla Declaration, sicuramente non ad A&B, però ragazzi miei, c'ho la pelle perfetta, cioè veramente una gran sbarbata. Punto tutto sul fatto che riescano a fare delle profumazioni sue, quindi speziati sui con oud, con spezie, con tutto quel cavolo che hanno loro a casa, che facciano profumazioni senza paura, cioè non abbiate paura di osare, portateci in Europa queste profumazioni qui, senza paura, stallatico, particolare, speziatissime, floreali, legnose, roba
da 1001 notte. Questo qua mi viene in mente Aladdin, cioè secondo me Aladdin quando è andato nel balcone di Jasmine è andato con questo profumo qua ed è quello, per quello che dopo il tappeto si è rotolato. Bene ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Adesso contatto il produttore, gli dico già se vuole mettere la mail sotto, se qualcuno magari li vuole provare già adesso, così mi dite un vostro parere, o altrimenti vediamo se riusciamo a farli arrivare qua in Italia, perché qua qua ci siamo. Qua manca solo sparare qualche profumazione come si deve, ma ragazzi ho la pelle perfetta. Diciamo che è un post rasatura da sapone tipo Axe, ok? Quindi leggermente superiore ad Axe secondo me, però anche i prezzi qua sono bassi, quindi secondo me se porta quelle profumazioni a un prezzo intorno agli Axe, magari anche un po' meno, ragazzi questo qua spacca in due il mondo, ve lo dico io. Tanta roba, e se magari dopo fa qualche aggiustatina ancora diventa qualcosa di spettacolare. Oh ma ragazzi c'ho una pelle, guardate, in un attimo mi è sparito tutto e ho messo anche l'after alcolico che di solito sanguina una vita. C'è una rasatura veramente fantastica. Complimenti, bel lavoro, stanno lavorando bene, portateci profumazioni top e adesso vediamo se riusciamo a riportarli qua in Italia, in Europa, in Italia. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, bye bye.